Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi se nel nome c'è la lettera I si può arrivare anche a 10. Naturalmente per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera M. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto e nella prima riga vado ad avviare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora dalla riga 2 alla riga 18 faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a ripetere 6 maglie basse. Quindi ripeto questa sequenza per 17 righe. Nella riga 19 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e termino con 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dalla riga 20 alla riga 22, quindi per 3 righe, faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 22 maglie basse. Finché incontro le catenelle, entro al centro di ogni catenella. Quando incontro i punti lavorati, entro nell'intero punto. Nella riga 23 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Concludo con una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Nella riga 24 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 10 maglie basse. Nella riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 8 maglie basse e termino con una riduzione. Proseguo, nella riga 26 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 9 maglie basse. Nella riga 27 faccio una catenella, inizio con 7 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 28 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 8 maglie basse. Nella riga 29 faccio una catenella, giro il lavoro, entro sempre nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 30 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 7 maglie basse. Nella riga 31 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 5 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 32 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio una catenella di sicurezza, taglio e la prima parte della M è pronta. Ora vado a fare questa stanghetta, quindi giro tutto il lavoro, inizio facendo un cappietto, ho girato la M sottosopra, entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Quindi nella riga 19 vado a fare 6 maglie basse, una l'ho già fatta, 2, 3, 4, 5, 6. Dalla riga 18 alla riga 2, perché in pratica sto tornando indietro, vado a fare una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Ripeto quindi questo procedimento per 17 righe. Terminate le righe, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Ora ho questa parte della M. Vado a fare la parte centrale a punta, quindi faccio un cappietto, entro nel primo punto,
prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nel secondo punto e prendo il filo, entro nel terzo punto, prendo il filo e ora vado a chiudere tutte e tre le asole insieme, così. Proseguo con 6 maglie basse, fate attenzione a non saltare nessun punto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Concludo con una riduzione, quindi entro nel punto successivo, prendo il filo, entro nell'altro, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Questa era la riga 19, sto andando a ritroso, quindi ora vado a fare la riga 18, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, faccio 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e concludo con una riduzione. Nella riga 17 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione, proseguo con 2 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 16 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 2 riduzioni. Uno e 2. Nella riga 15 faccio una catenella, giro il lavoro e faccio l'ultima riduzione. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Abbiamo quasi concluso la M, devo andare a fare questa parte a specchio di qua. Quindi, come sempre, faccio un cappietto, entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la mia prima maglia bassa. Quindi nella riga 23 vado a fare 9 maglie basse e una riduzione. Questa è la prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una riduzione. Nella riga 24 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 10 maglie basse. Nella riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 8 maglie basse e termino con una riduzione. Nella riga 26 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 9 maglie basse.
Nella riga 27 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 7 maglie basse e termino con una riduzione. Nella riga 28 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 8 maglie basse. Nella riga 29 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 6 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 30 faccio una catenella, giro il lavoro e faccio 7 maglie basse. Nella riga 31 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 5 maglie basse e termino con una riduzione. Nella riga 32 faccio una catenella, giro il lavoro e faccio 6 maglie basse. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Terminata la prima M, io ne ho già fatta un'altra, ora le vado a fissare insieme con dei marcatori e vado ad unirle con un giro di maglie basse. Quindi faccio un cappietto, entro in un punto qualunque della prima lettera e esco nel punto corrispondente della seconda lettera. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Proseguo facendo un giro di maglie basse e vi faccio vedere agli angoli come fare. Arrivata all'angolo che piega verso l'esterno, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto per ricreare la curvatura. 1, 2 e 3. Nascondo i fili all'interno del lavoro e proseguo. Quando incontro l'angolo che piega verso l'interno, faccio semplicemente una maglia bassa e proseguo. Quando arrivo su questo punto, quindi il centro della M, eccolo, vado a fare 4 maglie basse nello stesso punto perché la curvatura è molto più grande. Quindi 1, 2, 3, 4. Le codine le nascondo all'interno delle lettere e proseguo. Anche su questa curvatura ho fatto 3 maglie basse nello stesso punto. Ora, terminato il giro di maglie basse, faccio una maglia bassissima nel primo punto, una catenella di sicurezza, taglio e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!